Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2023. Wow! Abbiamo la carta del Sole, ragazzi. Può essere che in questa seconda parte di aprile si ampli la cerchia delle amicizie o magari si approfondisce qualche tipo di amicizia. Diciamo che la carta del Sole è una carta di energia pulita, pura, di qualche cosa che cresce comunque. Andiamo a vedere più nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad una guida che vi spiega come mettere insieme il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi, il link al corso online che partirà a maggio 2023. Troverete anche il link alla sezione degli abbonamenti e spiega di che cosa parlo nei video per gli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Insomma, guardate nelle descrizioni, nella sezione dei commenti perché potrebbero esserci cose che vi interessano. Ok, allora iniziamo con un set di bastoni al contrario, un fante di bastoni, la temperanza, l'appeso, la luna, l'asso di bastoni, l'asso di spade e la regina di denari, ragazzi. Questo set di bastoni al contrario con il fante di bastoni al contrario, devo dire che... Scusate, è un set di spade al contrario, ho visto gli alberi, ma è un set di spade al contrario. Quindi qui può essere che ci sia qualche sorta di verità non detta che può venire a galla in questa seconda parte del mese. Questo set di spade normalmente sì, parla di verità o non dette o non viste, perché molte volte fa anche riferimento alle bugie che noi stessi ci raccontiamo, quindi è come se ci fosse una sorta di presa di coscienza. O è successo questo, o non è stato così, non era così, non era come credevo. E il fante di bastoni, adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, però ehm, se parla di una persona potrebbe indicare un atteggiamento un po' troppo egoista di questa persona, potrebbe essere l'amico di cui parlavamo qui con la carta del sole, o potrebbe anche essere una sorta di mancanza di entusiasmo, perché avendo anche la temperanza e la carta dell'appeso seguiti dalla luna, devo dire che è come se aveste bisogno di guarire certi lati di voi stessi. Il sole molte volte fa riferimento al bambino interiore. Quindi per qualcuno sarà necessario in questa seconda parte di aprile dare un po' più di spazio a questo tipo di ascolto. La temperanza comunque è una carta di riequilibrio e di pazienza ed è quello di cui avete bisogno in questo momento. Sia che siate per esempio single e insomma dobbiate guarire da una certa relazione, da una certa ferita, sia che siate in coppia, è come se aveste bisogno di ritrovare un certo equilibrio dentro voi stessi. E abbiamo anche qui poi la carta dell'appeso, che normalmente indica un momento di blocco e qui ho come la sensazione che non vogliate sacrificare qualche cosa. Adesso poi lo andiamo a vedere con i tarocchi. Perché poi il seguito è la luna, quindi anche qui è come se ci fossero delle paure, delle questioni legate al passato, delle questioni potrebbero essere proiezioni, visto che comunque si inizia con un sette di spade. Andiamo a vedere. Le ultime carte in fondo poi le vediamo direttamente con i mini tarocchi. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo un 3 di spade e un 3 di bastoni sotto il 7 di spade al contrario. Allora, qui potrebbe venire fuori qualche tipo di verità inerente a un viaggio, a uno spostamento, a un progetto, a qualche tipo di occasione. È come se qualcuno avesse partecipato a un'attività e non vi avesse invitato.
Ho come questa sensazione, o potrebbe succedervi, ma a molti è già successo. Andiamo a vedere il fante di bastoni al contrario, vediamo chi è o che cos'è. Il mondo è fante di spade. Mm. Può far riferimento dei figli, per qualcuno. Perché qui abbiamo comunque due fanti e qui abbiamo solo il mondo. Quindi può essere una relazione affettiva tra genitori e figli, in questo caso voi sareste i genitori. Diversamente, ragazzi, se è un partner o una persona che potreste conoscere, ho come la sensazione che sia una persona un po' troppo sul suo, diciamo così. Andiamo a vedere la temperanza. Cioè, è come se fosse una persona che controlla, che gestisce più di quello che dovrebbe. Difatti, anche qui con la carta della temperanza è uscita la carta del 6 di pentacoli, che è un'altra carta di equilibrio, e la carta della morte. C'è da ricalibrare certi tipi di equilibri, da rimettere in, sì, in equilibrio. La carta della morte parla sempre di tagliare qualche cosa che non serve più per rimettere, diciamo rinascere nuovi in questo caso qui. Mentre il 6 di pentacoli, che è un po' l'arcano minore della giustizia, dice di tagliare qualche cosa, cioè di dare via qualche cosa per di nuovo rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Qui in realtà fa più riferimento a fare attenzione a quello che si dà. Quindi in questo caso potrebbe proprio essere un attenzione a non dare troppo fuori e troppo poco dentro, cioè non dare troppo poco a voi stessi. Qui bisogna, con la carta dell'appeso, cercare di vedere le cose da un altro punto di vista. C'è un sacrificio che dovete fare, come se doveste smettere di fare qualche cosa, e anche la morte ve lo dice. O dovete smettere di sperare in qualche cosa, o se, perché il fante di spade potreste anche essere voi, che tendete un po' a controllare, perché magari creare regole o avere tutto sotto controllo crea una sorta di zona di comfort, ci fa sentire al sicuro. Poi però non ci si rende conto che è una cosa un po' forzata, senza tutto quel controllo, senza tutta quell'energia, magari la cosa cadrebbe di per sé. È una cosa che richiede tanto sforzo. Ecco, forse è un po' quello che bisogna lasciare andare. Nutrite anche un po' di più voi stessi dentro, senza buttare magari troppa energia fuori o nelle aspettative altrui. Andiamo a vedere l'appeso. La forza al contrario. E 5 di coppe. E ragazzi, quello che dovete lasciare indietro è un atteggiamento di perdita, ovvero dovete smettere di vedere quello che avete perso, quello che avete lasciato indietro, quello che non avete più. Cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno invece di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Quello che è stato è stato. Lasciate andare, ormai non si può cambiare il passato, però sì, si può cambiare il modo in cui si vede o si vive il passato. E qui di nuovo ho fortemente l'idea che sia passato, ragazzi. C'è qualche cosa che vi lega al passato, c'è un'imperatrice e un carro. Allora, se la questione è tra genitori e figli, e qui potrebbe essere una madre, visto che comunque c'è l'imperatrice, allora, a qualcuno, per qualcuno mi è arrivata questa cosa, io ve la dico. Ho come la sensazione che ad aprile avrete un po' di nostalgia di, di mamma, anche e soprattutto per chi la mamma non ce l'ha più qui, ho come quest'idea, però ricordatevi che è una mamma che comunque era lì per proteggervi.
Adesso questo è un messaggio a parte, una piccola parentesi che mi è arrivata e ve l'ho detta. Ragazzi, qui la luna, ricordiamo che la luna parla anche di paure che tornano dal passato. La paura contrae, quindi impedisce il movimento. Invece quello di cui avreste proprio bisogno è questo asso di bastoni, azione, inizio, intenzione nel fare qualcosa. Allora, io tornerei un attimo indietro perché vorrei dare un po' più di spiegazione a questo mondo perché non l'ho capito bene. Cavaliere di spade. Allora, siccome qui con il mondo e il 3 di bastoni ci potrebbe essere un viaggio, un trasferimento, un qualche tipo di spostamento nella seconda parte del mese, o è qualcuno che vi sfugge, ragazzi, ed è per quello che qua bisogna rimettere in ordine gli equilibri, quello che si spera arrivi da fuori, quello che invece noi diamo a noi stessi. Fatemi sapere, perché ci sono diverse chiavi di lettura, fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Un altro asso, asso di coppa al contrario e 5 di spade. E che qui io sento che è come se ci fosse una sorta di vuoto emotivo con questo asso di coppa al contrario e tanta confusione mentale con il 5 di spade. Molto, io credo che lo faranno le proiezioni e le paure di cui parlavamo con questa luna. Per qualcuno può essere una questione legata a una persona in particolare, magari una madre che non si vuole lasciare indietro, però è come se ad un certo punto arrivaste nella necessità di dover fare qualcosa. Andiamo a vedere questo asso di spade perché l'asso di spade è la comunicazione. Mm. Abbiamo un re di spade, un re di bastoni e un fante di pentacoli al contrario. Ho sempre più in testa che sia una questione tra genitori e figli. Però adesso poi andiamo a vedere anche se fosse una relazione di coppia, ma ehm, ragazzi, qui qualcuno deve mettere in ordine i pensieri e iniziare a fare qualche cosa per concretizzare il proprio potere personale con questa regina di denari. Se siete nell'esigenza di dover imparare a gestire voi stessi determinate cose, magari all'interno della relazione o semplicemente per la vostra vita, qui è il caso di iniziare ad andare per la vostra strada. C'è tanto condizionamento mentale qui, io ve lo dico, ed è anche un po' quello che vi dice la carta della morte, bisogna lasciarsi indietro questo condizionamento mentale. Nel caso fosse una relazione, vi dirò che qui partiamo un po' in disequilibrio, partiamo anche con una sofferenza perché c'è un 3 di spade, quindi può esserci quella mancanza di cui parlavo all'inizio. E qui fondamentalmente è un po' il discorso, sì, che dicevo prima, bisogna imparare cosa dare fuori, cosa dare dentro, cosa dare agli altri e cosa no, perché probabilmente state sacrificando qualche cosa che non vi permette di andare avanti. State sacrificando qualcosa di voi stessi, magari in nome della relazione, e non vi rendete conto che è una vostra proiezione. Probabilmente non andate da nessuna parte, non vi muovete, fate fatica, insomma, a capire dove andare perché c'è quest'imperatrice che in realtà parla di abbondanza e prosperità, ma anche di una madre, quindi o perché siete madri, vedi la relazione dei figli, il discorso dei figli qui, o probabilmente perché c'è qualche questione legato al ruolo che state vivendo, vuoi lavorativamente, vuoi personalmente, che vi tiene un po' prudenti, forse anche troppo prudenti. Tenete presente che la carta del sole è la carta dell'espressione personale, della propria essenza. Qui c'è proprio bisogno di iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Mm? Andando anche contro quello che sono magari le aspettative degli altri. Fatemi sapere poi come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa riesco a dirvi di più.
Carta numero 5, la saggezza dei magi. Allora, ragazzi, in questo caso si fa un po' riferimento ai re di una volta. I re magi erano degli incoronati che andavano, insomma, a far visita. Ehm, come dire, portavano doni, luce e la loro sapienza e venivano guidati, sono stati guidati, diciamo, dalla stella polare. È come se vi dicessero di avere una chiarezza mentale, di pulire la mente e di fissare un obiettivo e di andare per quell'obiettivo. Se per caso volete arrivare all'interno di un obiettivo, scusate, ad un obiettivo all'interno della relazione, bisogna fissare un obiettivo e fare poi cose, comportarsi, agire per perseguire questo obiettivo, per riuscire a gestire le cose in modo ottimale, diciamo. Bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia aiutato. Se sì, potete farmelo sapere con un like, potete iscrivervi, condividere, potete commentare, potete lasciare una donazione, potete anche abbonarvi al canale. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto io ringrazio tutte le persone che supportano sempre il canale. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!